Si dice che nel Giappone moderno ci siano circa 18 milioni di bambini, dalla scuola elementare fino al liceo, e ultimamente il controllo sanitario scolastico annuale sta suscitando grande dibattito nella società. Il motivo è il torace nudo. Ciao a tutti, al giorno d'oggi molti stranieri visitano il Giappone. Credo che molti di voi già conoscano le parti più famose del Giappone, ma oggi vorrei presentarvi una consuetudine scolastica giapponese che la maggior parte degli stranieri non conosce. Alcuni potrebbero trovarla difficile da capire, quindi vi invito a guardare il video fino alla fine. Sarei felice se lasciaste anche i vostri commenti con le vostre opinioni. Ok, iniziamo. I controlli sanitari nelle scuole giapponesi si svolgono in gruppo e gli studenti devono spogliarsi a torso nudo. Questo metodo viene ancora effettivamente utilizzato oggi. Sia maschi che femmine, dalle elementari al liceo, si spogliano a torso nudo. Anch'io naturalmente l'ho vissuta ai tempi della scuola. Quando si sente dire torso nudo per un controllo sanitario, alcuni potrebbero pensare non è una cosa normale? Per questo ora spiegherò perché è diventato un problema. Prima di tutto parliamo brevemente di come sia iniziata questa pratica. La sua origine risale al 1878, con l'esame di vitalità dove il governo Meiji invitò un medico americano, Leland, per misurare la forza fisica dei cittadini. Egli effettuò la misurazione del torace a torso nudo. Successivamente, nel 1897, fu reso obbligatorio a livello nazionale, tramite un decreto del Ministero dell'Istruzione. E la pratica è stata mantenuta anche dopo la guerra, grazie alla legge sulla salute scolastica. Questa consuetudine continua ancora oggi. I medici sostengono i benefici medici di questa pratica. Affermano che, poiché si visitano centinaia di studenti in una volta durante i controlli di gruppo, è più rapido ed efficiente farli spogliare, invece che farli vestire e svestire ogni volta. In particolare, per l'auscultazione del cuore e dei polmoni, i vestiti possono causare rumori indesiderati, che rendono più difficile rilevare correttamente suoni anomali, come soffio o click di dispositivi elettronici. Per quanto riguarda l'ispezione visiva di scoliosi o deformità toraciche, è possibile vedere chiaramente le scapole o la sporgenza delle costole da dietro, il che riduce gli errori anche in tempi brevi. Per la palpazione di pelle, linfonodi o seno dopo la pubertà, si possono controllare lividi, eruzioni cutanee, discromie, eccetera, in aree normalmente coperte dai vestiti. Dunque affermano che tutto ciò sia necessario dal punto di vista medico. Tuttavia è anche vero che ci sono vari problemi. Questi sono tre punti principali. Il primo è il senso di vergogna o traumi degli studenti. Il secondo è medici che commettono atti di voyeurismo e molestie. Il terzo è differenza tra scuole. Vediamoli uno per uno. Per quanto riguarda il primo punto, molte ragazze, soprattutto in età adolescenziale, non vogliono mostrarsi nude agli altri. Negli ospedali non si sta mai ad aspettare a torso nudo durante un controllo. Tuttavia a scuola si viene messi in attesa a torso nudo. Alcuni studenti hanno anche complessi e non vogliono essere visti nudi nemmeno dai loro amici. Poiché non è possibile nascondersi, ciò può causare traumi in un periodo della vita particolarmente sensibile. Molte persone sostengono che, sebbene si tratti di un ambiente scolastico, non si tenga in considerazione lo stato psicologico degli studenti. Il secondo punto riguarda il voyeurismo e le molestie. Questo non può assolutamente essere giustificato e costituisce un reato. Purtroppo è realmente accaduto. In una scuola, durante i controlli sanitari di scuola elementare e media, un medico ha ripreso 26 ragazze nude o in biancheria con una microcamera a forma di penna, nascosta nella tasca del camice. Un atto estremamente grave, eppure la pena è stata solo di 2 anni e 6 mesi, con sospensione condizionale della pena per 4 anni. In un'altra scuola, alcuni bambini di prima e seconda elementare, una volta tornati a casa, hanno raccontato ai genitori. Durante il controllo ci hanno tirato giù le mutande e guardato le parti intime. Anche alcune ragazze di classi superiori hanno detto di essere state toccate. In realtà l'ispezione delle parti intime non è prevista nel controllo scolastico. I genitori hanno contattato la scuola e così il problema è venuto alla luce. Il consiglio scolastico si è scusato e anche il medico coinvolto ha rilasciato un'intervista. Il medico ha detto: secondo me durante i 6 anni della scuola elementare è importante osservare lo squilibrio tra crescita e maturazione. Ho solo
controllato la presenza di peli pubici, ma immagino che per le ragazze sia stato scioccante. Il consiglio scolastico ha deciso di cambiare medico e migliorare il processo, informando in anticipo i genitori e gli studenti sui dettagli dell'esame. È vero che l'esame dell'area genitale può aiutare a identificare precocemente problemi, come la pubertà precoce, ma in questo caso non era previsto né è stata ottenuta alcuna autorizzazione. Questo è stato un grave errore. A mio parere è stato un abuso di potere da parte di un medico, che ha sfruttato la sua posizione in un campo, quello della medicina, che molte persone comuni non conoscono. Penso che abbia agito pensando che fosse facile giustificare tutto sotto il nome di esame. E poiché questa volta è stato scoperto per caso, credo che ci siano molti altri casi simili non emersi, solo la punta dell'iceberg. Anch'io da studente mi chiedevo perché fosse necessario spogliarsi. E c'era sempre un medico uomo anziano che visitava sia maschi che femmine. Essendo un ragazzo non ho vissuto esperienze strane, ma molte mie amiche dicevano sempre che si sentivano molto a disagio. Ovviamente non tutti i medici sono cattivi, ma ce ne sono alcuni che con la scusa della palpazione toccano in modo eccessivo o guardano con un sorrisetto da vicino. Tutte le ragazze dicevano che schifo. Questo problema esiste da decenni, ma gli insegnanti dicevano solo è il controllo sanitario, non si può fare nulla. E nulla è cambiato. Il terzo punto è che le pratiche variano da scuola a scuola. Con la diffusione dei social net, ormai la frase è solo un controllo sanitario, non basta più. Nel gennaio 2024, il Ministero dell'Istruzione ha emesso per la prima volta un avviso incentrato sul rispetto della privacy e delle emozioni. Grazie alla diffusione delle testimonianze sui social, sempre più scuole stanno adottando contromisure. Le nuove linee guida stabiliscono che lo spogliarsi deve essere ridotto al minimo, coprendosi con vestiti o asciugamani, ed è ora consentito indossare il reggiseno. Si stanno anche prendendo misure per avere medici uomini per gli studenti maschi e medici donne per le femmine, anche se il numero di medici donne è ancora limitato. Tuttavia, ci sono ancora scuole che obbligano gli studenti a spogliarsi a torso nudo. Ci sono opinioni contrastanti su questo argomento, ma molti medici delle cliniche private dicono: non capiamo perché sia necessario spogliarsi per i controlli scolastici e nelle cliniche non si usano mai questi metodi. Allora, perché il problema è stato ignorato fino ad oggi? Immagino che tutti voi possiate capirlo. Ok, oggi vi ho parlato di un problema serio che avviene nelle scuole giapponesi. Voi cosa ne pensate? E in Italia come si svolgono i controlli sanitari a scuola? Scrivetelo nei commenti per favore. Grazie mille per aver visto questo video fino alla fine anche oggi e ci vediamo al prossimo video. Hona!